Buongiorno, sono Elisabetta Crocetti dell'Università di Bologna e in questo video vi presenterò il progetto Identities. Il progetto Identities è stato finanziato dal Consiglio europeo della ricerca nell'ambito del prestigioso programma ERC che sostiene la ricerca di eccellenza e di frontiera. Grazie a un importante finanziamento di 2 milioni di euro è stato formato un gruppo di lavoro che per 5 anni, dal 2021 al 2026, presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna, svolgerà un ricco programma di ricerca nell'ambito della psicologia dell'adolescenza. Il focus principale del progetto è comprendere come gli adolescenti sviluppino le loro identità, quindi come rispondono alla domanda chi sono io e in che modo la diversità etnica e culturale che caratterizza la nostra società rappresenti una risorsa per capire se stessi. Quali sono gli obiettivi del progetto? Il progetto adotta un approccio teorico innovativo, multidimensionale, ecologico, evolutivo e intergruppi per raggiungere 3 obiettivi. Il primo obiettivo consiste nel comprendere come le molteplici esperienze che gli adolescenti hanno nei diversi contesti di vita, da quelle più dirette, in famiglia, con gli amici, a scuola, nel tempo libero, fino all'esposizione ai mass media e alle norme culturali, influenzino la loro identità, a livello personale, sociale e umano. In secondo luogo, si vuole comprendere come i percorsi identitari influenzino il benessere degli adolescenti, in termini di salute fisica, benessere psicologico e benessere sociale. In ultima istanza, il progetto vuole comprendere gli effetti delle esperienze nei diversi ambiti di vita sul benessere degli adolescenti, considerando il ruolo dei processi identitari in tale dinamica. Dove si svolgerà il progetto? Il progetto si svolgerà interamente nella regione Emilia-Romagna, che è stata scelta per 2 motivi. Innanzitutto in quanto si tratta della regione italiana con la più alta percentuale di adolescenti d'origine straniera a scuola, quindi particolarmente importante per uno studio che vuole proprio vedere come la diversità etnica e culturale possa essere una risorsa per lo sviluppo degli adolescenti. In secondo luogo è stata scelta per un importante principio di fattibilità. Il progetto infatti coinvolge un campione molto grande, di circa 8.000 partecipanti che saranno seguiti nel tempo dai membri del gruppo di ricerca. Il gruppo target comprende 2.250 adolescenti. Saranno inoltre coinvolti nello studio i loro genitori, padri e madri, i loro insegnanti e i presidi delle scuole e gli assessori dei comuni in cui risiedono gli adolescenti coinvolti nello studio. Per quanto riguarda le scuole, attraverso un campionamento randomizzato e stratificato, sono state individuate 18 scuole, rappresentative dei diversi percorsi di studio, oltre che della diversità geografica della regione. La peculiarità del progetto consiste nell'adottare un disegno di tipo longitudinale per coorti sequenziali. Un gruppo di adolescenti di 14 anni sarà seguito fino all'età di 16 anni e un altro gruppo di adolescenti di 16 anni sarà seguito fino all'età di 18 anni. Così facendo sarà possibile avere un'analisi completa dello sviluppo adolescenziale durante gli anni delle scuole superiori. Per raggiungere questo obiettivo, lo studio longitudinale prevede diverse raccolte dati che si svolgeranno a cadenza annuale, una volta l'anno, a cadenza mensile, ogni 4 mesi, e in alcuni casi a cadenza giornaliera, per alcune settimane. Questo permetterà di comprendere come la pandemia da Covid-19 abbia influenzato e influenzerà lo sviluppo degli adolescenti, anche attraverso una serie di confronti con studi di tipo longitudinale condotti prima dell'emergenza pandemica. Inoltre, è importante sottolineare che le diverse tempistiche della raccolta dati renderanno possibile distinguere quali effetti si manifestano nel breve, nel medio e nel lungo termine. Il progetto adotta un approccio multimetodo. Questionari online saranno utilizzati per raccogliere i dati con gli adolescenti, i loro genitori e gli insegnanti. Le interviste saranno utilizzate con gli assessori comunali per meglio comprendere le caratteristiche del territorio. L'attigrafia, che
che è una metodologia che permette di valutare in maniera oggettiva la qualità del sonno, sarà utilizzata con gli adolescenti. I quotidiani locali e nazionali saranno analizzati al fine di comprendere l'influenza dei mezzi di comunicazione sullo sviluppo degli adolescenti. E dati di archivio saranno raccolti sia in riferimento al contesto scolastico che al contesto territoriale. Un elemento chiave del progetto consiste nel desiderio di condividere la conoscenza che sarà generata al suo interno con tutti i partecipanti. Gli adolescenti e le loro famiglie riceveranno una volta all'anno, per 3 anni, un referto relativo alla qualità del sonno e al loro livello di attività. Tutti i partecipanti, quindi gli adolescenti, i genitori, gli insegnanti, i dirigenti scolastici, gli assessori comunali, riceveranno una volta all'anno, per 3 anni, un report con i dati presentati in forma aggregata. Avranno così modo di conoscere quelli che sono gli andamenti evolutivi riscontrati nel progetto. Infine, con le scuole che sono state individuate per lo studio, sarà sviluppato un progetto formativo ad hoc, in cui i risultati raccolti saranno messi a disposizione della scuola per individuare strategie di intervento per promuovere il benessere nel contesto scolastico. Concludendo, quello che anima il progetto Identities è la passione per lo studio degli adolescenti e il desiderio di comprendere quali siano i fattori che possono favorire la loro integrazione e il loro benessere.